Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Allora, innanzitutto mi dovete scusare perché qui la voce è andata completamente via, un po' di raffreddore così nell'aria. Purtroppo è iniziata l'influenza stagionale, i raffreddori stagionali e anch'io purtroppo sono stato vittima di questa meravigliosa cosa, ma da qualche giorno. Ma alla fine sto benissimo, oddio, non proprio benissimo, però riusciamo ad andare avanti senza problemi. Ragazzi, allora, innanzitutto ci rivediamo qui per una puntata così insieme per parlare di una cosa molto carina, una cosa che sicuramente può piacere a moltissimi. E innanzitutto volevo fare una piccola premessa di questa puntata. Questa settimana, il giorno 6, ragazzi, il giorno 6 dicembre sera ci sarà una gara meravigliosa, vi faccio vedere la locandina, si chiama Pit Talk, dove ci sono un po' di, diciamo, youtuber e poi alcuni piloti, insomma, di diversi team. Io faccio parte della categoria dei piloti di serie C dei team e non degli youtuber, quindi a parte gli scherzi, è comunque una serata molto carina organizzata da Flathouse Sim Racing. È bellissima come evento, è stato fatto anche l'anno scorso, è una for fun, è una gara molto interessante e io parteciperò, quindi se volete seguire vi metterò il link in descrizione della diretta. Sarà un evento molto carino, molto bello, gireremo a Spa con le GT3, con Assetto Corsa Competizione e io personalmente, siccome amo questa macchina, userò la BMW M4 GT3 perché da sempre è stata, diciamo, la macchina che mi ha acchiappato, Dio, da sempre, da quando ho competizione l'ha introdotta. Prima andavo molto sulla McLaren, ma comunque resta una delle mie preferite anche la McLaren. E quindi ragazzi, vi ricordo Pit Talk, una gara meravigliosa con youtuber, speaker, giornalisti. Insomma, c'è davvero un bel pacchetto di persone interessanti in questa gara e vi invito a seguire la diretta il giorno 6 dicembre dalle ore 21 circa, ok? Poi un'altra cosa carina che volevo dirvi ragazzi, dopo tanto tempo, questo periodo ho studiato tantissimo perché ho conseguito la patente nautica, bellissimo, motore, entro 12 miglia, quindi quella, diciamo, il primo step. Poi successivamente, eventualmente, se uno vuole, può fare ovviamente anche l'estensione per la oltre 12 miglia, anche l'estensione per la vela. A me interessava solo quella 12 miglia e il motore perché comunque d'estate ogni tanto mi piace, quando vado in vacanza, noleggiare qualche barchettina. Un giorno io e la mia compagna ci facciamo un giretto in barca invece che noleggiare le solite 40 cavalli, perché in Italia fino a 40 cavalli possono essere guidate e noleggiate senza alcuna patente, quindi e lì diventa un problema perché purtroppo d'estate a luglio-agosto troviamo in mare gente con le 40 cavalli, che comunque sono barche che vanno un po', non sono barchette, gente che ha zero nozioni dal punto di vista di nautica, di come si conduce una barca o di come si sta in mezzo al mare e va in mezzo al mare, quindi diventa veramente molto molto pericoloso, bisogna avere 20.000 occhi. Io ho voluto prendere la patente perché magari anche avere una barca un po' più mi piace il mare, io sono di Bari come sapete, quindi a me piace tantissimo il mare e quindi dicevo la 40 cavalli va benissimo, però ecco, con una cavalleria maggiore si ha un margine di sicurezza in più, anche se si vuole raggiungere un'isola un po' vicina, insomma così. Ripeto, io non ho la barca, non credo che comprerò mai una barca, però mi piaceva avere questa cosa così. E l'esame non è facilissimo, insomma non è nemmeno difficilissimo, però si può fare. Se qualcuno di voi è interessato, posso fare una puntata su quello che qual è l'iter da fare e quello che io vi consiglio da fare per quanto riguarda la patente nautica. Siccome si tratta di motori, ci piacciono tanto anche questa tipologia di motori e volevo dirvi appunto questa cosa carina. Ma chiudendo queste due parentesi fatte come intro di questo video, torniamo a bomba al video di oggi, all'argomento clou della giornata, che praticamente è quella che vedete alle mie spalle, ragazzi. Molti di voi diranno, beh sì, bella quella, è la FXX, ce l'abbiamo in Assetto Corsa Competizione. Attenzione, Assetto Corsa competizione, scusate, in Assetto Corsa normale, standard, c'è la FXXK, ok? Che è la versione successiva, anche dal punto di vista aerodinamico, motoristico. È una macchina sviluppata in maniera completamente differente, anche se proviene ovviamente da una base del programma FXX che è stato lanciato nel 2005 e poi c'è stata la Evo rilasciata appunto nel 2008-2009 con degli aggiornamenti. Ragazzi, quella che vedete alle mie spalle è quella che io vorrei farvi provare perché è gratuita ed è stata rilasciata già tempo fa, ma l'ho provata diverse volte e ho detto ma perché non porto questa macchina sul canale, perché è bellissima, ha tanti cavalli, bisogna saperli gestire, però non è impegnativa, ok? Bello questo impegnativa, perché ovviamente è un'auto concepita per i gentleman's drivers, quindi è un'auto concepita per persone che in realtà non fanno
i piloti di professione, quindi non fanno gare a livello professionale, quindi sono degli amatori, i classici gentleman's drivers, che hanno la necessità di avere sì una macchina super potente, perché ragazzi questa è una GT3, se la mangia proprio a colazione, cioè questa macchina qua, il tempo sul giro con una GT3 è imbarazzante, cioè se la mangia, però la GT3 è fatta in un determinato modo, anche dal punto di vista aerodinamico, deve sottostare a delle regole BOP, questa non ha regolamentazioni, quindi è una macchina che con i cavalli si può tranquillamente giocare come meglio uno vuole, perché ovviamente è una macchina creata da Ferrari per gli gentleman's drivers, dove questo programma FXX, come chiamano loro, vede appunto alcune date, alcuni incontri dove queste persone, possessori anche di queste macchine, sicuramente possessori di queste macchine, si divertono in pista con tutto il supporto Ferrari. Diciamo che è una passione bellissima e per gente che ovviamente ha la possibilità di fare questo. Questa macchina è favolosa, ragazzi. Io vi faccio girare qualche immagine perché è stata rilasciata, ripeto, non proprio pochissimo tempo fa, ma confronto alla FXXK di default di Assetto Corsa, questa è un po' più rudimentale, perché questa è la versione 2008, quindi la versione successiva alla FXX base standard lanciata nel 2005. Il programma FXX, giusto per darvi due informazioni, è basato appunto su questo tipo di vettura, che è appunto nato nel 2005, poi viene esteso al 2008-2009 con appunto questa versione FXX evoluzione. Questa è stata aggiornata con un pacchetto evolutivo volto a migliorarne ulteriormente maneggevolezza e prestazioni. L'auto usa la tecnologia sviluppata dalla Ferrari Enzo e la combina con tutte le ultime novità della Ferrari e dei suoi fornitori abituali. È un'evoluzione appunto della già bellissima, fantastica della Ferrari Enzo, come abbiamo già detto, con cui condivide diverse parti, alcune componenti appunto significative, però sono completamente di nuova progettazione. Grazie ai dati rilevati su 16.500 km di test effettuati nel 2006 e 18.500 km percorsi nel 2007, le modifiche apportate alla vettura, quindi all'FXX Evo, si sono concentrate sull'affinamento dell'aerodinamica, della ciclistica e dell'elettronica. Anche il 7 volte il grande campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher si è unito ovviamente ai collaudatori clienti e ha messo a disposizione del programma la sua vasta esperienza in diverse occasioni. Gli ingegneri di Maranello hanno studiato un patrimonio di informazioni raccolte per sviluppare un kit che ridurrà il tempo sul giro a Fiorano della FXX standard sotto l'1.16, prima era 1.18. Il motore è un V12 6262 cc, può erogare ora 860 cavalli a 9500 giri, mentre la versione precedente aveva 60 cavalli in meno. Il cambio marcia richiede solo 60 millesimi di secondo, un calo di 20 millesimi di secondo rispetto alla versione precedente, quindi un terzo più veloce, e i rapporti del cambio sono stati adattati per sfruttare i 1000 giri in più ora forniti. Motore. Il nuovo sistema di controllo della trazione della vettura, sviluppato in collaborazione con gli ingegneri del reparto corse, offre al pilota la possibilità di scegliere tra 9 diverse impostazioni, più ovviamente la posizione off, selezionabili tramite un interruttore sul tunnel centrale. Questo significa che il pilota può davvero modificare il comportamento della vettura in pista e in curva, proprio come fanno i piloti di Formula 1, per massimizzare le prestazioni e ridurre le usura dei pneumatici. Anche il controllo di trazione dell'FXX è ora meno invasibile, più flessibile, si adatta in modo più efficiente allo stile di guida individuale di ciascuno di questi piloti. È un requisito ben preciso quando questa vettura estremamente estrema, vogliamo dire, viene guidata in pista da piloti, come abbiamo detto, che non sono proprio dei veri professionisti. Poi ci sono pneumatici Bridgestone da 19 pollici che la FXX ora li fa durare un po' più a lungo della versione precedente, grazie al nuovo assetto e a una nuova geometria delle sospensioni anteriori. I freni Brembo vantano grandi dischi in materiale ceramico composito, sono più efficienti con un risultato di una maggiore durata delle pastiglie, il doppio del tempo precedente, assolutamente, pensate che passo avanti. Grazie ai feedback dei piloti e degli ingegneri, Ferrari hanno sviluppato nuove soluzioni aerodinamiche volte ad aumentare la deportanza sull'asse posteriore. La FXX ora sfoggia un nuovo diffusore posteriore completamente rivisto, completamente diverso dalla versione standard base del 2005, e alette posteriori che si sono combinati sia il diffusore che le alette posteriori per aumentare l'efficienza aerodinamica del 25% in totale. Diciamo che, ragazzi, questa è una macchina che ovviamente ha dalla sua una grande esperienza nei confronti della sua precedente versione standard
che ovviamente è servita a creare una base per poter migliorare questo prodotto. Non è cambiato drasticamente, è migliorato tantissimo. Poi ovviamente abbiamo le altre evoluzioni come la FX6K, quella che abbiamo in Assetto Corsa come default, che è molto bella, molto fantastica, veramente mi piace tanto. Però ragazzi, questa versione ve l'ho voluto portarla sul canale perché si tratta di una versione un po' più, come vi ho detto prima, un po' più rustica, un po' più rudimentale, un po' meno raffinata con quelle cose un po' troppo moderne. Si tratta di una macchina che va guidata con molta attenzione perché i cavalli ci sono tutti, ma comunque molto intuitiva quando viene portata al limite. Comunque una macchina che ha la possibilità di essere, non dico portata al limite, ma portata ad andature belle, corpose, anche da chi non ha tantissima esperienza, perché la macchina è ben gestibile. A me è piaciuta tanto, ragazzi. Il livello estetico del modello 3D, e come vi ho fatto vedere nelle immagini, è fatto veramente bene, è spettacolare. Interno la plancia è fantastico, ma il suono è mozzafiato e si guida in maniera impeccabile. Io vi do dei suggerimenti, vi invito anche a provare a ridurre un attimino il livello del traction control, provare in uscita di curva a dare qualche sgasatina e qualche scodata, perché scoda molto bene e la si riprende anche diciamo bene. Non parte direttamente magari come una GT3, che è difficile, una volta che scoda riprenderla bisogna veramente avere il manico. Questa auto non dico più facile, ma più intuitiva. Io ve la porto perché mi è piaciuta veramente tanto e si guida veramente bene. Mi sono divertito al Nordschleife a fare dei giri mozzafiato, ed è un circuito, come sapete, molto difficile con una macchina con 860 cavalli. Ecco ragazzi, diciamo che un attimino dobbiamo stare attenti, però è divertentissima. La FXX è una macchina eccezionale, una macchina che ovviamente non ha partecipato mai a competizioni perché non nasce per una competizione, ma nasce principalmente per il divertimento in pista dei possessori. E quindi, siccome noi non possediamo la versione vera, che magari il costo non è proprio alla nostra portata, o magari qualcuno sì, che ne so, mio assolutamente no, però possiamo utilizzare quella virtuale modello appunto 2008, che è esattamente lo step successivo alla prima versione 2005, chiamata Evoluzione, con questi aggiustamenti, queste cose un po' più tecniche, riviste, il motore, l'aerodinamica, le sospensioni, le gomme, tutta una serie di circostanze che hanno migliorato tantissimo la versione precedente, quindi la versione base. Ragazzi, io vi invito davvero a provarla, fatemi sapere cosa ne pensate di questa macchina. A me è una delle macchine che è piaciuta veramente, non dico più di tante altre, ma a livello di mod ben più blasonate, di modders ben più conosciuti. Devo dirvi che merita tantissimo, resterà nel mio garage virtuale di Assetto Corsa e ogni tanto la prenderò per farmi qualche bel giro. Al Nordschleife è proprio un po' il suo pane, però anche in qualche circuito veloce come Spa o Monza ci si diverte tanto. Ecco, nei circuiti corti tipo un Magione la vedo un po' impiccata, però potete divertirvi anche là. Ragazzi, io per ora ho chiuso. Vi ricordo di iscrivervi al canale, un like al video se vi è piaciuto, la campanellina nel momento in cui volete la notifica della pubblicazione dei miei video. Non ne pubblico tantissimi, non vi rompo le scatole, vi chiedo solo queste cose che a voi non costano nulla, ma a me danno davvero una grande forza di continuare, di portarvi contenuti, di stare insieme a voi, perché come vi ho detto, per me questo canale è stare insieme a voi, seduti al tavolino di un bar, con un caffè, con un aperitivo e chiacchierare in merito alla nostra passione comune. Ragazzi, grazie ancora, vi auguro una buona giornata, buona serata, dipende da quando state guardando il video, e a presto alla prossima puntata. Ciao!